Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo una ricetta classica natalizia, sto parlando del torrone bianco alle mandorle. Questa ricetta è semplicissima da realizzare e soprattutto non occorre il termometro. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie videoricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Come prima cosa prepariamo le mandorle. Dobbiamo prima lessarle per togliere la pellicina e poi tostarle. Verso le mandorle in un pentolino, aggiungo acqua ed ora ci trasferiamo sui fornelli. Appena l'acqua arriva ad ebollizione, lasciamo bollire per 3 minuti e poi possiamo spegnere il fuoco. L'acqua è arrivata ora ad ebollizione e da questo momento lasciamo passare 3 minuti e poi spegniamo il fuoco. Spegniamo il gas e scoliamo le mandorle. Ora le lascio leggermente intiepidire, poi le spello e metto le mandorle già pelate su una placca rivestita con carta da forno. E ora tostiamo le mandorle in forno ventilato preriscaldato a 175 gradi per 15 minuti circa fino a doratura. Ecco le mandorle appena sfornate. Ora le lascio raffreddare completamente, poi le metto in una ciotolina e procediamo alla preparazione del torrone. Per la preparazione del torrone abbiamo bisogno di un albume, zucchero, un pochino di vaniglia in polvere, miele e mandorle tostate. Iniziamo a montare l'albume. Prima che monti completamente, aggiungiamo la vaniglia. Eccolo qui, l'albume è montato a neve ferma. Ora in una padella o un tegame versiamo lo zucchero e il miele e ora ci trasferiamo sui fornelli. Mescolando con una spatola portiamo miele e zucchero ad ebollizione.
Ora spegniamo la fiamma e ci trasferiamo sul piano di lavoro. Adesso cominciamo ad incorporare gli albumi, un pochino alla volta. E prima che gli albumi siano completamente incorporati, torniamo sui fornelli. Io lavoro con la spatola, ma voi per praticità potrete utilizzare anche una frusta. A fiamma dolce dolce portiamo di nuovo a sfiorare il bollore e poi aggiungiamo le mandorle. Cuociamo così, sempre a fiamma bassa, per un paio di minuti ancora, girando in continuazione, e poi il torrone è pronto per andare nello stampo. La consistenza finale deve essere questa. Vedete? Possiamo spegnere il fuoco e versare il torrone in uno stampo. Io ho messo un foglio di ostia, vedete, sulla base di uno stampo che misura 20 x 20. Ora distribuisco il composto sul fondo. Io direi che possiamo accontentarci e ora ricopro con l'altro foglio di ostia. A questo punto lascio riposare il mio torrone per 12 ore. Il torrone ha riposato 12 ore. Nel mio caso basta allargare così i bordi . Visto che sulla base c'è l'ostia. Eccolo qui. Ora rifiliamo prima di tutto i bordi .
e ora taglio delle strisce. E il nostro torrone alle mandorle è pronto per andare in tavola. Avete visto, è di facilissima esecuzione, lo abbiamo preparato in pochissimo tempo e senza termometro. Io ho utilizzato l'ostia, ma se vorrete potrete utilizzare come stampo gli stampi d'alluminio usa e getta, e al posto dell'ostia potrete utilizzare lo zucchero a velo sulla base e in superficie. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che il mio torrone croccante alle mandorle sia stato di vostro gradimento, e se così sarà attendo un vostro like, e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.